Situato a oltre 5.000 metri di altitudine nelle imponenti montagne dell'Himalaya, il lago di Rupkund nasconde un oscuro segreto che sfida la logica e getta un'ombra misteriosa sulle sue acque. Quando il ghiaccio si scioglie, questo piccolo lago di soli 40 metri di diametro e per giunta in cima al mondo rivela un macabro mistero. Centinaia di scheletri umani disseminati sul fondo e sulle rive. Chi erano questi individui? Cosa diavolo è successo? Quando e da dove provenivano quelle persone? Stai per scoprire le risposte a queste domande in questo video, ma sappi che in realtà ancora oggi rimangono molti dubbi che affliggono gli studiosi e che circondano il lago di Rupkund, noto anche come il lago degli scheletri o il lago dei morti. Un enigma che affascina e terrorizza allo stesso tempo. Siete pronti a scoprire l'incredibile storia di questo luogo in cima al mondo e avvolto nel mistero? Nel 1942, un guardaboschi britannico, H.K. Madwal, fece una scoperta che avrebbe sconvolto il mondo. Scheletri umani sparsi lungo le rive del lago, alcuni ancora con la carne attaccata alle ossa. Inizialmente scambiati per soldati giapponesi della Seconda Guerra Mondiale, in realtà si rivelarono essere molto più antichi. Negli anni successivi, il lago attirò l'attenzione di antropologi, archeologi, genetisti e giornalisti che cercarono di svelare il mistero con vari metodi e ipotesi. Naturalmente esiste una leggenda che spiega quello che è successo. Stai a sentire. Secondo la leggenda locale, la dea Nanda Devi era la protettrice dell'Himalaya. Veniva venerata ogni 12 anni, con una grande processione che partiva da Nauti, un villaggio vicino a Karnaprayag, e arrivava fino al santuario di Nanda Devi, situato a 4.800 metri di altitudine. La processione era guidata da un capo tribù chiamato Nanda Raj Jat, che portava con sé una statua della dea e una pecora nera, simbolo del sacrificio. Lungo il cammino, il capo tribù e i suoi seguaci si fermavano in vari luoghi sacri, dove offrivano preghiere e doni alla dea. La leggenda narra che, in una di queste occasioni, il re di Kannauj, Raja Jasdaval, decise di partecipare al pellegrinaggio insieme alla sua moglie incinta, Rani Balampa, ai suoi servi, a una compagnia di danza e ad altri personaggi. Il re e la sua comitiva, però, non rispettarono le regole del pellegrinaggio che imponevano sobrietà, umiltà e devozione. Al contrario, si comportarono in modo sfarzoso, orgoglioso e dissoluto, offendendo la dea con il loro atteggiamento. La dea, infastidita e irritata, decise di punirli scatenando una terribile grandinata che li colpì tutti a morte. Si dice che fu un evento estremo, terribile, chicchi di grandine duri come palle di metallo e grossi come palloni da calcio. Tutti i corpi rimasero sepolti sotto il ghiaccio, fino a quando non furono scoperti nel lago di Rupkund. Questo spiegherebbe tutto, ma in realtà ci sono alcuni aspetti che non convincono del tutto. Adesso fai attenzione. Nel 2004, una spedizione del National Geographic recuperò altri 30 scheletri e li sottopose a nuove analisi. I risultati furono sorprendenti. Gli scheletri non erano tutti indiani, ma appartenevano a due gruppi distinti, uno indiano e uno mediterraneo. Il gruppo mediterraneo era composto da 14 individui, tra cui una donna, che avevano caratteristiche genetiche simili a quelle dei greci e dei cretesi. Inoltre, questi individui erano morti tra il XVII e il XVIII secolo, circa 1000 anni dopo il gruppo indiano. Come mai ci sono due gruppi così diversi e distanti nel tempo nello stesso lago? Come sono arrivati fin lì? Perché sono morti? Queste sono le nuove domande che si sono poste gli scienziati, che hanno continuato a indagare con altri metodi e altre fonti, facendosi una loro idea dell'accaduto. Secondo loro, una delle ipotesi più accreditate è che il gruppo indiano fosse composto da pellegrini che si recavano al santuario di Nanda Devi, seguendo una tradizione che si ripete ogni 12 anni e che vive ancora oggi. Il gruppo mediterraneo, invece, potrebbe essere stato formato da mercanti o avventurieri che cercavano di raggiungere il Tibet attraverso l'Himalaya, seguendo le rotte della Via della Seta.
Entrambi i gruppi avrebbero incontrato la stessa tragica fine, una violenta grandinata che li colpì in pieno, senza lasciare scampo. Questa ipotesi è supportata da alcuni documenti storici che testimoniano la presenza di europei in India e in Tibet tra XVII e il XVIII secolo, come i viaggi di Niccolò de Conti, Jean-Baptiste Tavernier e Ippolito Desideri. Inoltre alcuni oggetti ritrovati insieme agli scheletri, come punte di lancia di ferro, pantofole di cuoio e anelli, suggeriscono una diversa provenienza e un diverso status sociale dei due gruppi. Tuttavia, questa ipotesi non è ancora definitiva e ci sono ancora molti aspetti da chiarire. Per esempio, perché non ci sono bambini o anziani tra gli scheletri? Perché non ci sono vestiti o altri oggetti personali? Come mai il lago ha attirato così tante persone da luoghi e tempi diversi? Il lago di Rupkund resta quindi un mistero ancora da svelare completamente, che continua a incuriosire e a sfidare gli scienziati e i viaggiatori. Ora che sei a conoscenza dei fatti, delle leggende e delle ipotesi in campo, potresti provare a dare una tua spiegazione dell'accaduto nei commenti. Secondo te, cosa può essere successo? Credi alla grandinata mortale? Voglio sentire la tua versione e se hai altre notizie sarebbe bello se decidessi di condividerle nei commenti in modo da provare a far luce su questo affascinante mistero anche grazie al tuo contributo. Alla prossima con un'altra esaltante storia che ti farà esclamare «Non ci posso credere».